Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Oggi ti racconto l'oscura storia del gin. Quando pensiamo all'alcol, pensiamo a una bevanda, a un piacere, a qualcosa che accompagna le feste, le cene e i momenti di socialità. Ma raramente ci fermiamo a chiederci una cosa: e se l'alcol non fosse stato solo una bevanda? E se per secoli fosse stato anche uno strumento di controllo, uno strumento di potere? Perché nella storia molte società sono state sommerse dall'alcol e non sempre è stato un caso. Il gin non prende il nome da un genio, ma da una pianta, il ginepro. Eppure c'è qualcosa di curioso, perché nella cultura popolare i geni vivono nelle bottiglie e una volta liberati non sempre si riescono a controllare. L'alcol accompagna l'umanità da millenni. Le prime bevande fermentate risalgono a più di 7000 anni fa. In Cina esistevano già bevande ottenute da riso fermentato. In Mesopotamia e in Egitto la birra era una parte importante dell'alimentazione. Ma bisogna capire una cosa fondamentale: quell'alcol non era come quello moderno, era molto più leggero, molto più diluito e spesso faceva parte della dieta quotidiana perché l'acqua non era sempre sicura. Per secoli quindi è stato semplicemente una bevanda fermentata, non una droga sociale. Tutto cambia con una scoperta, la distillazione. Questa tecnica si diffonde nel Medioevo grazie ad alchimisti arabi e poi agli studiosi europei. Distillare significa concentrare l'alcol, non più una bevanda leggera, ma un liquido molto più forte, molto più potente e soprattutto più economico da produrre in grande quantità. Nascono così i distillati, whisky, rum, vodka e soprattutto gin. Nel XVIII secolo l'Inghilterra vive un fenomeno impressionante, la cosiddetta gin craze. All'inizio del 1700 il governo inglese incoraggia la produzione di gin per ragioni economiche e politiche. Il gin poteva essere prodotto facilmente con cereali locali e tassare l'alcol portava enormi entrate allo Stato. Il risultato fu devastante. Il gin divenne incredibilmente economico. Talmente economico che anche le persone più povere potevano comprarlo e Londra iniziò a bere sempre di più, sempre più forte. Le cronache dell'epoca raccontano scene impressionanti, quartieri interi devastati dall'alcolismo, madri ubriache, lavoratori incapaci di lavorare, bambini trascurati. Si dice che a Londra esistessero migliaia di gin shop, piccoli locali dove bastava pochissimo denaro per ottenere una dose. Il gin diventò noto come Mother's Ruin, la rovina delle madri. Ma c'era anche un altro aspetto che preoccupava molto gli osservatori dell'epoca: i bambini. Dove il consumo di gin era più diffuso, si registravano tassi altissimi di mortalità infantile. Molti bambini nascevano deboli, malnutriti. Molti morivano nei primi anni di vita. All'epoca non esistevano le conoscenze mediche moderne, ma alcune osservazioni erano già state fatte. Molte donne incinte bevevano grandi quantità di gin e si iniziò a sospettare che quell'alcol potesse danneggiare i bambini già nel grembo. Oggi sappiamo che l'alcol in gravidanza può provocare gravi danni allo sviluppo del feto. Un famoso artista dell'epoca, William Hogarth, realizzò un'incisione diventata celebre. Si chiamava Gin Lane. L'immagine mostrava un quartiere distrutto dal gin, persone scheletriche, violenza
disperazione. Era una critica sociale, ma anche una testimonianza di quanto profondamente l'alcol avesse devastato una parte della popolazione. Qui nasce la domanda più scomoda: perché le autorità permisero tutto questo? Molti storici sostengono che l'alcol fosse anche uno strumento politico. Un popolo impoverito, stanco e intossicato è più facile da governare. Non protesta, non organizza rivolte. In molte epoche il popolo ha usato sostanze per controllare le masse, ma esiste anche un altro aspetto di cui si parla molto meno. E tu, che stai guardando questo video, lo sai che l'alcol viene ancora oggi sperimentato sugli animali in laboratorio per studiarne gli effetti sul cervello, sul comportamento, spesso in modo atroce? E allora la domanda è inevitabile: ne vale la pena? Questo fenomeno non riguardò solo l'Europa. Nelle colonie europee l'alcol venne spesso usato come strumento di scambio e controllo. In Nord America veniva distribuito alle popolazioni native, in alcune regioni dell'Africa era parte del commercio coloniale e in molti casi ebbe effetti devastanti sulle comunità locali. Ma c'è un altro dettaglio che spesso passa inosservato: il cinema, le serie TV. Quante volte vediamo personaggi bere acqua? Quasi mai. Si beve per festeggiare, per dimenticare, per sedurre. Il bicchiere è quasi sempre pieno e raramente di acqua. È solo una scelta narrativa o è un'abitudine che viene rinforzata scena dopo scena? Perché ciò che vediamo continuamente diventa normale e forse non è solo intrattenimento. Nel corso dei secoli l'alcol è diventato parte della cultura, feste, celebrazioni, socialità, ma allo stesso tempo altera la percezione, rallenta il pensiero. Un popolo distratto è più facile da governare. Guardando la storia, una domanda rimane: l'alcol è solo una tradizione culturale o è anche stato qualcosa di più? Uno strumento economico, uno strumento politico? La storia non dà sempre risposte, ma lascia indizi. Molte sostanze che oggi consideriamo normali hanno avuto un ruolo più complesso nella storia. Il gin, il rum, il whisky non sono stati solo bevande. In alcuni momenti sono state parte di un sistema. E la domanda allora diventa inevitabile: quante cose consideriamo normali senza chiederci perché lo siano diventate? Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.